Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale. Oggi parleremo di uno degli eventi più particolari di questo sito, come dovrebbe funzionare. Bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parliamo appunto di questo nuovo evento di Rollercoin, un evento un po' particolare anche se è sulla pista di un evento già passato, ovvero quello per la creazione del miner che attualmente è uno dei più potenti, ovvero il Primordial. Per chi non lo sapesse, il Primordial è un miner che si poteva craftare utilizzando 4 miner che erano stati venduti durante le flash sales o comunque durante le sales and popular. Ora abbiamo un funzionamento simile, anche se comunque non saranno più le flash sales a funzionare in questo modo, o perlomeno non da quanto sembra, ma soltanto i progression event. Però passiamo subito al succo del discorso. Intanto andiamo a riprenderci il blog, andiamo quindi sulla sezione blog di Rollercoin e poi clicchiamo sul nuovo articolo, ovvero il Moto Gang Club. Qui possiamo vedere ovviamente come al solito in inglese tutte le specifiche di questo evento, ma lo andremo a sviscerare abbastanza bene. Innanzitutto ci viene detto che l'evento inizierà il 3 maggio e che il miner, diciamo in questo caso simil Primordial, sarebbe questo Riding Free Relic Miner da 5 petahash, quindi 5 milioni di gigahash. Ma innanzitutto ci viene introdotto come ottenere questo miner, ovvero tramite l'utilizzo di 9 miner unici, che si presume siano quelli in copertina, per appunto ottenere questo mega miner. Tra l'altro ci viene detto che la somma di questi 9 miner e il riding, ovvero quello da 5 petahash, è circa 7, anzi è quasi 7 petahash, il che significa che se quello unico sono 5, i 9 saranno di meno. Io presumo che ognuno sarà di 200.000 gigahash. In ogni caso, qui dice che non sarà necessario il crafting diretto del miner più potente, ma che semplicemente avendo questi 9 miner si otterrà il Riding Free Relic, senza tra l'altro, da quanto ho capito, senza l'acquisto e niente, quindi comunque sarà semplicemente necessario avere questi 9 miner e poi ottenere appunto questo miner più potente. Tra l'altro però si specifica che questi 9 miner dovranno essere craftati e per craftarlo verrà inserito questa diciamo nuova dinamica, ovvero l'utilizzo di questi oggetti. Qua infatti dice che questi simboli unici che troverai solo nella serie di eventi, di progression event di questo appunto mega evento, ovvero il Moto Gang Event, saranno necessari appunto per ottenere questi 9 miner specifici. Ci viene anche detta la scaletta di questi progression event, ovvero dal 3, ovvero il giorno in cui inizierà, al 10 di maggio ci sarà il primo, dove si otterrà il primo di questi simboli, che probabilmente sarà questo qua. Dal 10 al 17 otterremo lo star, ovvero questo, e poi il fang dal 17 al 24. Ci sarà un ulteriore evento in cui verranno contenuti tutti e tre i simboli, che sarà l'evento dal 24 al 30 di maggio. E qui appunto si spiega sarà il funzionamento. Dovremmo craftare 9 miner unici, ovvero i miner che, almeno secondo me, saranno i miner in copertina, prendere appunto i simboli richiesti durante il progression event per minarli, o comunque poi per ottenere il miner futuro, e tra l'altro viene specificato di fare attenzione a ottenerli prima delle 12 di giugno, del 2 giugno. A quel punto otterremo un miner da 5 petahash totalmente gratuito, semplicemente ottenendo questi 9 miner unici. E poi viene specificato che si potrà ottenere un solo riding relic, ovviamente gratis per account, che significa che se noi lo dovessimo andare a acquistare sul marketplace e ne anche uno in più, non ci dovrebbe essere nessun problema, ipoteticamente. A mio avviso questo evento potrebbe essere carino, ma allo stesso tempo potrebbe avere dei problemi, ovvero il primo problema che almeno a me viene è che intanto, dovendo craftare 9 miner, saranno necessarie tantissime parti,
che da un certo punto di vista sarà positivo, dall'altro un po' meno, ovvero che dovremmo intanto acquistare molte parti o comunque cercare di tenerci molti RST per poterli craftare. Tra l'altro il problema sarà anche che le parti aumenteranno moltissimo di prezzo in questo periodo, proprio perché appunto dovremmo craftare questi miner. E quindi la nota positiva è che se voi dovete vendere delle parti, probabilmente potrete ottenere qualche riscontro positivo a livello di guadagno, diciamo, nella vendita delle parti. Un altro problema è che sono 200.000 gigahash di miner per 9 miner, almeno secondo me, e questo quindi è un problema perché il crafting di miner da 200.000 gigahash è sempre abbastanza oneroso. Tendenzialmente costerà almeno una cinquantina di RLT per ogni miner, il che significa che potrebbe essere abbastanza oneroso, ripeto. Inoltre, l'altra cosa è che noi per ottenere questi miner sarà necessario, oltre appunto alle parti e tutto il resto, avere questi simboli, che però per ora sì, non viene specificato il numero che ce ne sarà dentro questi eventi. Infatti qua dice che verrà contenuto il simbolo singolo del potere, poi vabbè, potrebbe essere anche che si intenda la singola parte, però tendenzialmente se facciamo questo calcolo dovrebbe essere un simbolo nel primo evento, un altro nel secondo, un altro nel terzo, quindi siamo a 3, e poi tutti e 3 i simboli nel quarto, quindi un totale di 6 simboli, il che significa che gli altri 3 bisogna capire dove trovarli, dato che saranno appunto 9 miner, quindi si presume un pezzo, cioè un simbolo per miner. Comunque nel caso in cui fossero solo 6 in totale, vorrà dire che dovremmo acquistarli tramite il marketplace, il che significa che il costo dei miner da craftare sarà nettamente più alto, proprio perché chi vuole, diciamo, guadagnarci qualcosa potrebbe vendere questi simboli nel marketplace, anche perché per ora questi simboli a me sembrano dei miner, dato che qua hanno le ventole, quindi secondo me, la mia idea è che ci saranno dei miner da una cella che saranno quindi vendibili anche sul marketplace. Quindi andremo a vedere poi effettivamente cosa ci sarà dal 3 di maggio, dato che fino adesso le nozioni che abbiamo sono abbastanza limitate. In ogni caso, io spero vivamente di riuscire a prenderlo, ma non so effettivamente se questo possa convenirmi o meno. Vedremo appunto dal 3 maggio in poi. Però qua dice che ci sono anche altre cose nuove che dovrebbero iniziare dal 3 maggio o comunque che sono state annunciate, per esempio l'inserimento della lingua portoghese e spagnola, quindi non sarà più solo inglese, e inoltre l'inserimento di 2 nuove meme coin che potrebbero essere effettivamente molto molto utili, in quanto attualmente il network power si sta davvero alzando moltissimo e quindi diventa sempre più difficile o comunque si riduce sempre di più il guadagno. Con l'aggiunta di 2 nuove meme coin, anche se non si è ben capito se siano dal 3 maggio insieme o dal 3 maggio separate, una sola e poi dopo l'altra, oppure entrambe verranno poi rilasciate successivamente. In ogni caso, l'inserimento di 2 meme coin dovrebbero splittare nuovamente un po' di network power, per quindi far abbassare un po' il tutto, e quindi tendenzialmente dovrebbe essere più semplice e più conveniente per tutti. Ovvio, dipende se modificheranno o meno i blocchi, però adesso andremo poi a vedere. Per ora, ad esempio, hanno anche già abbassato il blocco di Doge. Quindi questo è quanto da questo articolo. Sarà un evento che potrebbe essere remunerativo, molto molto interessante, ma bisogna vedere come lo struttureranno, anche perché ricordiamo ci saranno 4 progression event, quindi non sarà così poco costoso farla questa cosa qua. Consideriamo che se volessimo mettere anche solo un per 3 alla volta, per ogni cosa saranno comunque da inserire circa una sessantina di dollari, a meno che voi non abbiate comunque la possibilità di reinvestire qualcosa. Ma il vero problema secondo me sarà più che altro il numero di RLT disponibili, perché se vogliamo salvare RLT dobbiamo aumentare il moltiplicatore, ma aumentare il moltiplicatore significa inserire più denaro all'interno della piattaforma, che comunque non tutti sono disposti a farlo. Tra l'altro l'ultima cosa mi è venuta al volo, questa cosa mi è venuta in mente, sembra che questo evento, questo progression event, ovvero quello che c'è in questo momento, il Fury Cars per la precisione, non dovrebbe essere compreso in tutto questo, quindi i miner come premi che sono delle moto non dovrebbero essere incluse, uno perché c'è scritto che l'evento partirà dal 3 maggio, due perché tendenzialmente i miner che si possono ottenere sono molto dissimili come grafica da quei 9 che sono nella figura dell'articolo del blog. Quindi
a meno di nuove disposizioni non dovrebbero essere inseriti non dovrebbero contare durante l'evento. Detto questo, quindi qui finisce il video, grazie mille per essere stati qui con me e per aver ascoltato tutto. Ovviamente vi lascio il link in descrizione della mia applicazione e iscrivetevi, lasciate un like che è sempre fondamentale, lasciate un commento se vi fa piacere e ovviamente ci vediamo ad un prossimo video.